Ciao a tutti amici dispersi, qua Mr. Livingston e oggi vi porto a Santa Lucia di Entracque partendo da Entracque, yes! Diario di esplorazione, 31 dicembre 2020. Il sole invernale illuminava il ridente paesino di Entracque dove mi trovavo. Aveva nevicato fino al giorno prima e io, sempre al lavoro, non ero ancora riuscito a godermi a pieno una bella giornata sulla neve. Così, dopo una mattinata tranquilla al PC, ho approfittato del pomeriggio libero per scappare dalla scrivania. Ed eccomi qua, erano le ore 2 e io ero lanciatissimo in marcia verso la piccola chiesetta di Santa Lucia, pronto per una nuova, seppur breve, avventura. Ok, dovete sapere che oggi avevo disponibile soltanto il pomeriggio, oltre al fatto che non si può tanto andare in giro in macchina, e quindi ho deciso di fare un giro qua nelle mie zone entracquesi, precisamente partendo dal paese, appunto andando fin su. E niente, una gita abbastanza semplice, cioè se avete un pomeriggio libero potete partire e farvi questo giretto, soprattutto d'inverno. Guardate che bel panorama che c'è alle mie spalle. La neve, con la sua solita magia soffice, ricopriva le case del paese e il silenzio portava pian piano la mia mente in una dimensione al di là di questo mondo. Perso nei miei pensieri, completamente solo, respirando l'aria fresca a pieni polmoni, ho camminato verso la parte alta del paese e dopo aver oltrepassato un ponte sono arrivato subito alla parte inferiore delle piste da sci alpino. Era tutto chiuso e deserto. Per un attimo mi sembrò di essere in un mondo post-apocalittico, con le seggiovie che andavano e nessuno. Tutto vuoto, il freddo e la neve. Unica eccezione, questo piccolo baretto che mi ha quasi riportato alla realtà. Ok, come avete visto sono arrivato alla parte bassa delle piste da discesa dove c'è anche un baretto abbastanza famoso qua ad Entracque che si chiama Grand Viver, e adesso proseguo e vado verso il campeggio che si trova andando su per questa strada qua. Yes, let's go. Ok ragazzi, sono arrivato ad uno dei campeggi di Entracque, uno è qua, l'altro si trova invece all'inizio del paese e questo si chiama il bosco e niente. E adesso proseguiamo sempre di qua. Proseguivo lungo la strada e di tanto in tanto mi fermavo a guardare, fotografare le alte vette. Tra me e me pensavo al fatto che se sei cresciuto in montagna, avere l'orizzonte così alto ti fa sentire sempre un po' più al sicuro. Mi sentivo come protetto, sì, ma allo stesso tempo impaurito. Del resto si sa che non si deve mai scherzare con i picchi. E poi, era tutto così calmo che persino vicino al campeggio non si sentiva quasi nessun rumore. Non mancava molto, così dopo aver superato il bar Bec d'Orel e aver percorso ancora un breve tratto, sono arrivato. Ok, sono arrivato alla chiesetta di Santa Lucia, la vedete qua alle mie spalle. Adesso ve la faccio vedere un po' meglio. Il freddo saliva lentamente, sempre più pungente come un antico signore del bosco fatto di legno e neve. Era l'ora di rientrare verso casa, ma ero felice. La montagna, con i suoi infiniti ed eterni silenzi e la sua bellezza maestosa, aveva nuovamente spazzato via dalla mia mente tutto quello che non era essenziale. Mi sentivo come ripulito ed ora ero pronto ad affrontare un nuovo anno. Così, scendendo verso il paese, improvvisamente ho capito una cosa, ovvero che se per caso il vecchio signore del freddo dovesse avvicinarsi troppo, tu offrigli un caffè.
Ed eccomi qua ragazzi, siamo al giorno dopo, 1° gennaio 2021, auguri a tutti ragazzi. In questo momento sono in giro per Entracque e sta nevicando di brutto. Che figata, lo capite anche voi che non potevo stare in casa con un tempo così, ho fatto già un sacco di fotografie, sono stracontento. A proposito, spero che vi sia piaciuta la gita che vi ho fatto vedere ieri, questa specie di passeggiata che si può fare tranquillamente in un giorno. E niente, mi sa che vi devo salutare, quindi grazie mille a tutti per essere stati con me su questo canale di nuovo. Se vi è piaciuto questo video, come al solito, sbrindellatemi un like, condividetelo con tutti i vostri amici e soprattutto iscrivetevi al canale e attivate la campanellina, così potremo vivere insieme una quantità incredibilerrima di mirabolanterrime avventure. Yes. Noi ci vediamo al prossimo video ragazzi, per arrivare là dove nessun disperso è mai giunto prima. Cheers!